Farming Simulator 22 Premium Edition. E ciao a tutti ragazzi, e siamo qui oggi per vederci assieme questo trailer che annuncia l'uscita di una grande espansione a fine anno. Espansione di Farming Simulator che ovviamente è PC e console e che la data di uscita appunto sarà precisamente il 14 novembre 2023. Cosa conterrà? Beh, ovviamente una nuova mappa, ma soprattutto 3 nuove colture, nonché nuovi brand, attrezzi, eccetera. Quindi adesso andiamo a vedere tutto nel dettaglio. E ciao a tutti ragazzi, e quindi ben ritrovati qua in questo video dove in anteprima parleremo dell'annuncio della Premium Edition, edizione appunto che sarà per tutte le piattaforme e che arriverà a fine anno. Vi anticipo che questa edizione Premium contiene tutto, contiene addirittura il gioco base più tutto quello che è uscito finora, tutto, e quello che ancora dovrà uscire all'interno del Season Pass Year 2, quindi del secondo Season Pass. Ma poi, prima di salutarci, ovviamente parliamo delle varie opzioni, perché c'è sempre un attimo di parte nebulosa su tutto questo. Ma le cose importanti quali sono di questa Premium Expansion? Le nuove colture. Ovviamente immagino avrete già saputo, visto, e anche dal trailer qualcosa si capiva, che verranno introdotte le carote, ma non solo, verrà introdotta anche la pastinaca e le barbabietole rosse, quindi 3 nuove colture da aggiungere a tutta la lunga lista di colture appunto che esistono già su Farming Simulator. La mappa, ovviamente c'è una nuova mappa in stile Est Europa, più che altro in stile è proprio, come dire, ambientata nell'Est Europa, e il suo nome è Zielonka. Vista la nuova mappa, viste le nuove colture, sembrava ovvio e logico ovviamente aggiungere delle nuove catene di produzione. Parlano di zuppe nutrienti nonché di patatine. Zuppe nutrienti mi ha colpito perché appunto tra le carote, la pastinaca e la barbabietola rossa probabilmente come dire, verranno fatte delle nutrienti zuppe appunto, che poi possano piacere o meno, quello sarà un altro discorso. Ma battute a parte, oltre a tutto ciò ci saranno 35 nuovi mezzi ed attrezzi specializzati e dietro a tutto questo 4 brand nuovi nonché 15 complessivamente, diciamo. Quindi si parla di nuovi marchi quali The Wolf, Gorenk, Agrio e Wifo che debuttano appunto nella serie. Ma cari ragazzi, super notizia, si parla anche di Bednar, Fiat, attenzione, Grimme, Verneland, Samas e molti altri che estenderanno, diciamo, la loro presenza nel garage di Farming Simulator. Piccola e carina chicca che, come vediamo, sarà sede anche di Stormi di Cicogne, questa mappa, questo villaggio, diciamo, quindi molto carino da vedersi. Si è visto anche nel trailer più di una volta che finalmente oltre ai corvi magari arriva anche qualcos'altro, come dire, di gradito, ecco. Ma torniamo al punto centrale, quindi le nuove colture aggiunte, le carote, la pastinaca, le barbabietole rosse. In determinati casi qua con gli stessi attrezzi per la raccolta, quindi vediamo in questo caso un attrezzo trainato ovviamente, ma esistono anche i semoventi, tant'è che l'abbiamo visto nella copertina dell'annuncio, il semovente The Wolf per raccogliere le carote eccetera, che sono similmente raccolte così a grandi linee, diciamo più o meno come siamo abituati con patate e barbabietole da zucchero, più o meno, ripeto. Però ci saranno appunto dei macchinari dedicati, ci sarà questa novità di queste nuove colture che fa solo che piacere. Insomma, è una gran novità questa, nel senso, era stato, diciamo, un po' spoilerato il discorso della carota, ma le altre due colture no, sinceramente. Quindi è una gran bella notizia. Quindi vi confermo, come dice il blog, e vi consiglio di andare a leggere anche la pagina blog appunto sul sito di Farming Simulator, che grazie a queste nuove colture verranno avviate nuove catene di produzione, tra cui, come vi dicono, appunto il discorso di processare queste verdure per farle diventare delle zuppe o comunque
sarà anche la produzione delle patatine. Abbiamo parlato di nuove colture, ho già anticipato i tempi di raccolta e processamento nel caso delle catene di produzione, ma ovviamente, come abbiamo visto nelle screenshot prima e come vi ho annunciato, nuovi marchi, nuovi attrezzi, quindi ci saranno ovviamente anche attrezzi specializzati nella semina di queste attrezzature per forza di cose, ma anche nel trasporto. Quindi intanto fanno come il Nico con il suo famoso hashtag sulle spine fino alla fine, quindi da qua a novembre avremo modo di scoprire realmente tutte le aggiunte e capire esattamente cosa verrà fatto. Intanto questo è un annuncio, come dire, siamo qua per dirvi questo. Quindi, cari ragazzi, nel guardarci un attimo nuovamente per l'ennesima volta questo trailer, che l'ho leggermente rallentato per cogliere magari qualche dettaglio in più, anche se in realtà sono stati abbastanza criptici e hanno fatto vedere diverse cose, ma secondo me non troppe. L'ho anche guardato, come dire, anch'io al rallentatore prima, ho zoomato in alcune zone, però sinceramente non ho visto molto. Poi sono sempre anche combattuto se specificare tutte le chicche o lasciarle magari così anche un po' che vengano poi scoperte in un secondo momento. Intanto, ripeto, ammiriamo il grosso lavoro, vediamo che finalmente nuove colture si aggiungono, una nuova mappa che comunque sembra molto carina e interessante. Vedremo poi effettivamente come sarà, più le nuove attrezzature che lì sinceramente non fanno mai male, anzi sono veramente interessanti. E come promesso, cari ragazzi, a fine video è giunta l'ora di far chiarezza un attimo di più, dopo che ci siamo, come dire, divertiti a capire cosa conterrà, qual è la differenza fra tutte queste edizioni, fra Premium Edition, Premium Expansion, eccetera. Capiamoci, la edizione Premium Edition significa che vi ritroverete al suo interno tutto ciò che è uscito finora, più tutto ciò che dovrà uscire, più il gioco base. Quindi, cari miei ragazzi, se voi è il primo giorno che passate qua, volete informazioni su farming, non avete il gioco, non avete nulla di Farming Simulator 22, prendete la Premium Edition e avrete il gioco più completo possibile. Altrimenti, per chi come me al momento ha ovviamente il gioco, ha tutti i DLC, è in pari diciamo con tutte le varie edizioni e non di gioco, espansioni eccetera, può prendere la Premium Expansion, attenzione, che tra l'altro se uno ha già comprato il Season Pass della stagione 2, quindi il Season Pass Year 2, questa è già compresa. Quindi spero di essere stato chiaro e di aver, come dire, un attimo messo a posto delle caselline, perché anche per me è stato un attimo, come dire, ma com'è sta storia? In realtà è molto semplice. Quindi capite che se voi state già giocando a Farming, volete questa espansione, potete comprarla singolarmente oppure la riceverete già compresa se avete acquistato precedentemente il pass stagionale, quindi il Season Pass dell'anno 2. E come al solito ringrazio tutti quelli che hanno sempre acquistato col mio codice partner Nico87, ma voglio anche ringraziare chi lo farà a breve, magari acquistando la Premium Edition, la Premium Expansion, il Season Pass Year 2, qualsiasi cosa sul sito Giants voi potete acquistarla. E ricordatevi appunto la mia partnership con Giants, appunto, ed è proprio grazie a voi e grazie a questa partnership che sono qui oggi a potervi raccontare tutte queste cose in anteprima. Quindi, cari miei ragazzi, un enorme grazie. Ma infine, oltre al supporto col codice partner, vi ricordo, lasciate un like, un'iscrizione, un abbonamento per far sì che tutto questo continui al meglio e per aiutare un vostro caro amico che è qua, che vi informa sempre con tanto entusiasmo su questo gioco. Detto questo, come al solito vi saluto e vi ringrazio, ovviamente fei bravi, e vi aspetto per altre notizie, per altri annunci durante l'arco dell'anno. Come al solito, se avete dubbi o perplessità, ovviamente commenti qua sotto e ricordatevi la descrizione, che anche lì ci sono i vari link del blog di Farming e non solo. Ciao a tutti ragazzi!